Ora iniziamo la seconda parte dell'intervista che verte più sull'esperienza scuola-lavoro. A chi intendete assumere? Cosa chiedete di saper fare o Anche sapere? niente, perché poi l'esperienza si fa lavorando, quindi la nostra, diciamo, intenzione quando si cerca qualcuno, no? Perché magari c'è una necessità, è anche di trovare persone inesperte che crescano però con quelli che sono i nostri valori, che sono quelli che le dicevo, no? Perché Certo. insomma ci vuole un'attitudine all'accoglienza del cliente, però qualcosa si può anche imparare, no? Perché insomma diciamo, accogliere bene il cliente è un'attitudine che forse non tutti hanno, Certo. però insomma l'essere gentili, utilizzare una forma piuttosto che un'altra è una cosa che secondo me si può anche con caparbietà e con l'impegno insegnare e apprendere. E quindi ecco quello che cerchiamo, le persone che vengono a lavorare da noi e che fanno anche esperienze in questo in questa alternanza scuola-lavoro, molto spesso sono persone proprio inesperte che escono dalla scuola e che magari hanno un'infarinatura scolastica di nozioni ma che però non hanno mai lavorato. Allora vanno più che bene, appunto, perché si inizia magari un percorso che delle volte termina con l'esperienza, delle volte è continuato anche per degli anni, insomma. E a modo particolare vorremmo sapere se si incontrano delle difficoltà a assumere persone alle quali, come diceva la signora, non si chiedono particolari attitudini, o può essere anche un punto di forza questo. Allora, si incontrano le difficoltà sono legate, visto che da parte nostra c'è un'apertura, no? Anche nel avvicinarsi, approcciarsi alle persone che hanno meno esperienza, dal fatto che questa è un'attività che funziona 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Che significa? Significa che si lavora il sabato, la domenica, si lavora la sera, la notte, si lavora quando tutti gli altri sono a casa per le feste, quindi per l'ultimo dell'anno, per Natale, e questo è il problema fondamentale, che nonostante io parlo per come vedo, Certo, cioè certo. probabilmente dirò delle parole anche scomode, ma purtroppo vedo questo, nonostante ci sia tanta carenza di lavoro e quindi tanta necessità di lavoro, di lavorare, di lavoro, quando arrivano qua molto spesso quando sentono appunto che c'è del sacrificio da fare, che io stessa in primis non mi sacrifico perché a me questo lavoro piace tantissimo, quindi per me non è un sacrificio, però ripeto ci sono degli orari scomodi, ci sono delle volte in cui comunque c'è da impegnarsi anche, ripeto, quando tutti gli altri sono in un momento di festa, in un momento conviviale, noi dobbiamo comunque lavorare, quindi diciamo anche per chi ha una vita familiare è un tipo di lavoro che impatta parecchio, no? Perché non conduce una vita tra virgolette normale, no? In cui magari il sabato e domenica puoi sempre stare con la famiglia, o in cui per Natale, per l'ultimo dell'anno, per le festività puoi sempre stare con la famiglia. No, perché qui si lavora e quindi se c'è un problema, io ripeto, in primis devo intervenire. E quindi la difficoltà maggiore è questa, cioè arrivano, sono tutti ben intenzionati, sono tutti mossi dalle migliori intenzioni, però quando sentono tutte queste cose o c'è questa passione che le dicevo, perché è un tipo di lavoro per il quale ci vuole passione, o se no molto spesso si ritirano, questo succede. Ecco, attingete a qualche istituto scolastico particolare? Sì, abbiamo una collaborazione ma decennale con l'Istituto Alberghiero di Montecatini delle Spese, se abbiamo qualche necessità particolare li contattiamo, magari chiedendo anche nominativi di studenti particolarmente insomma, bravi e ce l'hanno mandati, sono venuti, abbiamo avuto l'esperienza, poi sa questo è un lavoro dove c'è tanta volatilità, nel senso che chi ha veramente passione magari nasce qua e poi cerca, no, di fare altre esperienze, perché comunque Pistoia per certi versi è un po', non voglio dire un po' un punto d'arrivo, però è una situazione in cui non c'è un grosso movimento come può esserci in altre realtà, tipo Firenze o Lucca, no? Quindi una persona che è alle prime armi e che si vuole fare esperienza, è chiaro, no? Che si guardi anche fuori, quindi per questo motivo è un lavoro dove c'è chi sta magari tutta la vita, c'è chi poi, specialmente le persone più giovani, va a fare altre esperienze, ma è giusto che sia così. Però è un lavoro, insomma, ripeto, che con l'impegno ti dà anche grosse soddisfazioni, secondo me. Ecco. E quindi la nostra collaborazione, soprattutto con la scuola alberghiera, e poi abbiamo anche una collaborazione con un centro di formazione, lo muovo, scusi, qua a Pistoia,
che ci manda dei ragazzi che vengono dall'estero sempre nell'ambito di questi progetti Erasmus, che non sono una vera e propria alternanza scuola-lavoro, sono proprio studenti che provengono dall'estero a fare un'esperienza qua. Erasmus Mobilità. Esatto, e noi con loro ci siamo trovati veramente bene, perché devo dire, e mi rammarica questa cosa, i ragazzi stranieri hanno un'attitudine molto diversa rispetto all'italiano al lavoro, hanno un'educazione diversa, cioè vengono, sono seri, se danno la parola si presentano, non succede mai che non rispettino quello che hanno detto, a meno che non abbiano un problema, è ovvio, cioè se una persona ha una difficoltà o si sente male è chiaro non può venire a lavorare, insomma quello è scontato. Però sono molto precisi, hanno un'attitudine al lavoro diversa, molto spesso arrivano qui anche ragazzi di 16-17 anni che già hanno maturato esperienze lavorative, quindi è tutta un'organizzazione completamente diversa rispetto a quella italiana. Questo non è colpa dei ragazzi italiani, cioè un po' il sistema probabilmente che dovrebbe funzionare in un modo diverso, però quello che ho visto io con i ragazzi stranieri è che proprio hanno un'attitudine diversa, cioè sono abituati a lavorare, sono abituati anche a sbrigarsela un po' da soli, no? Cosa che in Italia è un po' diversa, insomma c'è un'attenzione diversa anche agli adolescenti. All'estero sono molto più liberi, molto più organizzati, ecco, questo sì. Vuole aggiungere altre cose? No, io voglio aggiungere che sono fautrice di questo tipo di esperienze e collaborazioni, anzi ce ne fossero di più io sarei contenta, perché spesso capita di trovare anche dei talenti, iniziando anche così quasi per caso, capita di trovare veramente le persone valide che aiutano poi nel lavoro e che poi magari rimangono qui per degli anni, per delle collaborazioni insomma più che proficue. Quindi vorrei ce ne fosse di più, ecco. Volevo aggiungere questo, insomma. Va bene, la ringrazio Ringrazio moltissimo. lei.